Pochette in pelle made in Italy. Ciao amica, benvenuta o bentornata sul mio canale YouTube. Io sono Ornella Uzzino, produco borse per altri e per hobby e per amore. Compro borse e quindi ti dico che questo video non è sponsorizzato. Ho comprato questo prodotto che ho scelto direttamente, ma te ne parlo dopo. Compro queste borse, le racconto per oppormi alla contraffazione e dare delle alternative appunto a chi sta per spendere i suoi soldi e sto lì, non lo fare, compra questa borsa originale. Detto questo, in questo video andremo a spulciare in una bottega molto particolare, fatta da due persone meravigliose, un artigiano con la moglie, compagna, addetta al supporto, la social media manager e chi più ne ha più ne metta, nonché assistenza cliente e tutto il resto. Loro sono meravigliosi e li ho incrociati su Instagram, fanno delle cose tanto particolari e si chiamano il brand, diciamo, si chiama Artigiani PMK, ma parliamo di questo e di altro dopo la sigla. Finalmente siamo ritornati con le recensioni e quindi questa è la prima dopo fatte le ferie. Mi auguro che sia andato tutto bene, siamo un po' più rilassati e più proiettati in maniera positiva a quello che ci aspetta in questo quadrimestre, che adesso poi da adesso in poi si penserà solo a Natale, quindi insomma, detto così sembra già Ornella, già hai fatto passare 6 mesi, altri 4 mesi. Allora, dicevo, questa borsa l'ho acquistata prima dell'estate, quindi mi è arrivata agli inizi di agosto, soltanto che poi ho interrotto le recensioni, quindi se mi hai seguito sul canale hai visto che ho pubblicato argomenti un po' più insomma easy, la mia collezione di borse, un po' di episodi, qualche argomento generico, abbiamo approfondito degli aspetti. Ovviamente iscriviti al canale perché è fondamentale per rimanere aggiornata su tutto quello che pubblico e per darmi anche dei suggerimenti oltre che supporto. Loro li incrocio, dico loro perché sono una coppia stupenda, li incrocio online su Instagram e sono diventati i miei compagni per diverse sere, diverse giornate in cui ero un po' triste, un po' giù, li guardavo e cercavo un po' di stimoli e di amore. È una cosa che si evince tantissimo da quello che fanno, è l'amore per questo lavoro, l'amore per l'Italia, l'amore per l'artigianato e l'amore anche per gli esseri umani, che non è mai così scontato, perché noi diamo per scontato tante cose, compreso che le persone debbano essere brave, belle e buone. In realtà questa idealizzazione un po' in generale porta delle distorsioni e quindi noi non riusciamo più a empatizzare con le persone, a fare da supporto e tutto il resto. Loro hanno creato un grande consenso mediatico, anche se non mancano le critiche, qualcuno ha assistito, non è stato proprio bellissimo, però dovuto al fatto che loro si espongono tantissimo, fanno vedere la loro bottega. Loro sono due motociclisti, è una cosa che io invidio, che lei guida questa moto in maniera così figa. Beh, sono impedita soltanto, non si anda sulla bicicletta, quindi immaginiamoci sulla moto, e mi sta venendo questa cosa che voglio imparare a andare sul motorino, quindi penso che mi iscriverò per sbeffeggiare mio marito che mi prende in giro di questa cosa, però è vero che non so andare in bici, cioè ci andavo da piccolina ma non ci so andare più in bici, è una cosa drammatica e che vorrei che voi per far capire, sono solo io che non so andare in bicicletta, vabbè, si perde l'abitudine così, però so guidare bene l'auto. Vabbè, detto questo, insomma, lei stupenda, lei lavora alla Croce Rossa e lui è il protagonista. Tu lo vedi online e dici ma sarà burbero, invece è un personaggio che fa morire, cioè fanno delle gag che sembrano molto Sandra e Raimondo, ma loro sono meravigliosi. E poi lei ha sti capelli lunghissimi, oltre ad essere gnocca e figa, c'ha sti capelli lunghissimi, anche lui c'ha i capelli ricci e lunghi, sta barba da motociclista e da artigiano, insomma ti portano in giro in questa bottega.
Io li ho incrociati poi in un periodo dove loro hanno ricevuto un messaggio bruttissimo di una tizia che diceva, stava guardando delle borse, poi aveva visto che loro facevano anche riparazioni di scarpe, e lì c'è un'arte dietro, perché lui fa queste riparazioni, risolature e tutto il resto, comunque fighissimo anche quello. Aveva visto questo ambiente un po' sporco, poi non si capisce perché, sporco di fango diceva, non si capisce perché poi uno deve mandare le scarpe sporche di fango per farle sistemare, vabbè, però insomma tutto questo concetto di sporco, pulito negli ambienti di lavoro e quindi una cosa che loro hanno sottolineato è che sostanzialmente gli artigiani si sporcano le mani, ma non è che è un lavoro umile inteso che si lavora con le mani, un po' come dire il contadino ha le mani sporche, cioè è normale, è normale. Detto questo però non significa che poi, poiché si fa un lavoro umile e che tendenzialmente ci si sporca le mani, gli ambienti in cui si lavora sono sporchi o comunque i prodotti non è che poi con l'eventuale fango che c'è sotto la scarpa lui la passa sui banconi e poi ci lavora le borse sopra, quindi tutta questa contorsione mentale fa pensare pure quanta ignoranza c'è e quanto poco si racconta di quello che c'è dietro le produzioni di borse. In questo sento che è importante continuare a parlare, a comprare borse originali, a raccontare tutto quello che c'è dietro le borse originali. Quando ho deciso di acquistare questo prodotto sono andata sul sito e ti voglio portare, andiamo sul sito, poi ci andiamo a guardare la borsa e insomma approfondiamo vari aspetti. Se vai sul Chi siamo c'è tutta la loro storia che è stupenda. Io sono andata sulla sezione borse, ho acquistato poi una sfoderina perché quando avevo il budget da fare, tu sai che io compro le borse, se non lo sai adesso lo sai, quindi ho dei budget pure da rispettare, il periodo è quello che è, dovendo scegliere cosa comprare, poiché li volevo raccontare, volevo avere qualcosa di loro, poi è diventato tutto più magico perché me l'hanno personalizzato e tutto il resto, perché c'è la possibilità di personalizzarlo. Morale della favola, guardo il prezzo della marsupiale e dico per il momento 390 euro non posso fare, allora che faccio? Non vado a comprarmi una borsa pezzottata, cerco un prodotto loro che costi di meno perché li voglio provare, testare e poi conservare i soldi e comprare una borsa più importante. E così ho fatto, ho comprato una sfoderina. E la cosa figa è che poi lei qualche settimana dopo, guardando le storie, racconta che anche la sfoderina può essere composta, quindi ci puoi mettere la fodera dentro, la puoi avere sfoderata, la puoi avere con i ricami o semplici, col fiocco, con tutta una cosa, quindi te la componi anche in base al prezzo, perché se tu sei una persona che non può permettersi tutto il prodotto, che ne so, con la fodera dentro, però vuoi comunque la bellezza di un prodotto artigianale con delle cose particolari, ti scegli il budget e componi la tua borsa in base al budget. E per di più la borsa è bella come è bella quella lì che è completa, quindi è solamente con delle fasi mancanti, e questo rende molto l'idea del lavoro che c'è dietro. Ora qualcuno mi può obiettare adesso guardandola che la sfoderina da sola costa 49 euro, ora può sembrare poco, può sembrare tanto, secondo me è poco rispetto a quello che loro ci mettono come valore, intuito, ingegno e tutto il resto, perché tu te la puoi completamente personalizzare, dal colore al materiale, ai chiricori come li chiamano loro che hanno fatto sulla mia borsa, agli abbinamenti, alle scritte e tutto il resto, e si compone. Io appunto ho scelto questa sfoderina dove c'è una scritta particolare che adesso ti andrò a spiegare, e ci sono poi i chiricori, loro hanno fatto delle cose, mi hanno scelto anche il tipo di materiale, io volevo un bel blu, ma adesso andiamoci a guardare la borsa e poi ti dico che la borsa mi è arrivata non subitissimo, anche loro raccolgono gli ordini, poi se vai a seguirli man mano li sviluppano, ma mi è arrivato poco prima della chiusura, quindi sono stati precisi in questo, che l'avevamo sollecitati, loro sono stati perfetti e quindi grazie mille. Andiamoci a guardare lo spacchettamento, che io l'ho aperto, che volevo vedere, vi dico già che mi emoziono. Allora, cara Ornella, in questo pacchettino troverai un piccolo regalo per te, un fermafilo nel tuo colore preferito, un abbraccio. Loro fanno questi fermafilo stupendi, vabbè c'è il logo, c'è il brand, vorrei dirti che la carta è cucita, come se fosse una borsettina, una cosa.
Pelletteria artigianale calzolaio premium Vibram. Vabbè, ci sono tutte le indicazioni. Me l'ho dimenticata, loro si trovano a Campobasso. Dicevo, loro fanno questi fermafilo, abbiamo tutti quanti i lacci telefono per i caricabatterie e tutto il resto. Loro hanno fatto questo fermafilo così che non ce l'abbiamo buttato come ce l'ha Ornella in borsa, quindi lo terrò bello ordinato con un profumo magnifico. E voglio far vedere la costa fatta su questo cuore quanto è perfetta. E adesso andiamo a scoprire la mia sfoderina che mi sono scelta con una scritta particolare. Guardate già il pacchetto quanto è figo con questa carta. Grazie per averci scelto, l'abbiamo personalizzata e creata solo per te con delle componenti aggiuntive in regalo, siete meravigliosi. E quindi io cosa avevo chiesto? Questa sfoderina di un blu qualunque perché mi dovesse ricordare Napoli, la mia terra, e poi che ci fosse scritto 20+20 per motivi vari. 2020 è un anno difficile, però 20+20 sono i miei 40 anni e quindi volevo che il 2020 sono rimasta a Napoli in ferie, me la sono goduta. Il 2020 ha tanti significati positivi e tanti negativi e volevo che fosse rinchiusa in una borsa fatta da persone speciali come loro sono per me, e quindi me la sono fatta realizzare. Ho detto, io voglio che sia scritto 20+20 e che abbia il colore blu, perché loro ti contattano, Eufrasia ti contatta e ti fa scegliere il colore, il pellame, hanno tutta una varietà di pellame esagerato. Quindi dopo la carta gialla c'è questa carta e la pochette è questa. Un'altra cosa che volevo è che la pelle fosse morbida ed è così, e ti vorrei far vedere i colori 20+20 e questi sono quelli che loro definiscono chiricori. Lei ti dice che ti dà gli anellini già montati, quindi se tu non vuoi acquistare la tracolla che si acquista da parte, se hai una tracollina tu ci metti una catena, quel che vuoi, risparmi, e lo dice anche contro, fra virgolette, il suo interesse, perché potrebbe anche non dirla questa cosa, e in realtà lei insomma ci tiene pure a dire che se vuoi puoi anche non comprare la catena da loro, comunque le cose, perché loro te la danno già fornita di anellini. Guardiamo all'interno e mi hanno anche dato questo manichetto che io posso utilizzare tranquillamente così. Allora, io credo tantissimo, nel frattempo sto guardando, io credo tantissimo nelle simbologie, quindi per me i numeri, i colori, le persone sono tutto un insieme di segni che il destino ci dà e che noi dobbiamo saper interpretare. Quindi io volevo che questa borsa fosse realizzata dalle persone speciali, perché rappresenta per me un periodo speciale, nel bene e nel male. Periodi negativi sono sempre qualcosa di buono da cui trarne, e quindi rimarrà per sempre 2020 quest'anno, per come insomma lo vogliamo vedere nel senso positivo o negativo. Vado a guardare un pochino tutti quelli che sono i dettagli tecnici e quindi passiamo ai voti. Per la tintura sul fermafilo il mio voto è 4, per le cuciture il mio voto è 4. Per le rifiniture voglio farti vedere una cosa di come è pulita la borsa. All'interno non c'è la fodera, quindi guarda come hanno fatto attenzione a fare tutto pulito. Guarda questo, perché si vede la lampo come è stata ripiegata, incollata bene, e ci è ripassato sopra con la cucitura, cioè tutto, non ci sono fili. Poi la confezione, tutto fantastico. Per la valutazione qualità prezzo il mio voto è 4. Per la valutazione utilità, questo valutiamo un attimo, che comunque è una pochette da utilizzare più come portafoglio, quindi magari ci vado ad abbinare un portacarte, ci si può mettere il telefono, la posso mettere all'interno di qualche borsa. Ma devo trovare delle borse, o mi dovrò fare una marsupiella, me la regalo insomma più in là, conservo i soldini, me la regalo più in là, una marsupiella di questo colore che è fantastico, è il mio azzurro Napoli. Per me questo
pochette borsa è assolutamente promossa, come sono promossi loro, e li ringrazio tantissimo anche perché poi ci scriviamo ogni tanto sui social, quindi complimenti, sosteniamo gli artigiani made in Italy, sosteniamo le persone che ci rispondono, che ci personalizzano i prodotti, che ci fanno scegliere con tanta pazienza i materiali, che ci tengono allegri, che ci tengono partecipi, perché a me Instagram, guardo le Instagram stories e per quanto sì il fatto fashion, però voglio pure gente che ti trasmette un po' di positività nonostante i momenti negativi o le situazioni, ti aiuti a sorridere un pochino e a guardare tutto quello che c'è dietro il mondo delle borse originali. Io ti lascio andare. Noi ci vediamo al prossimo video, mi raccomando iscriviti al canale, dimmi cosa ne pensi di Artigiani PMK e soprattutto ci vediamo al prossimo video. Ciao da Ornella.